Questo è Leonardo.ai, è un service basato su Stable Diffusion e mette a disposizione 5 modalità di uso diverse. La prima, questa è il text to image, quello classico. Infatti entriamo dentro, abbiamo la possibilità di inserire il nostro prompt, scegliere il modello e tutti altri parametri. Qui a sinistra c'è la colonna di parametri, quelli classici Stable Diffusion da settare. Si inserisce il prompt, eventualmente si aggiunge anche il negative prompt, dopodiché si può generare un'immagine. La seconda scelta, Real Time Canvas, è la possibilità di generare in tempo reale delle immagini. Vado qua dentro, ad esempio, e vedete, sta generando delle immagini. Posso usare questo sistema, posso modificare e caricare un'immagine e andare a disegnare sopra l'immagine, oppure posso fare anche in Paint. In Paint vuol dire andare a modificare solo parti di un'immagine. Canvas Editor. Questa è l'area che viene messa a disposizione nel Canvas Editor. Qui si può caricare un'immagine e andare a disegnare sopra l'immagine, quindi andare ad aggiungere degli elementi all'immagine, oppure si può semplicemente fare uno schizzo. Non è in tempo reale, quindi si può completare lo schizzo, si possono modificare, si possono inserire un po' di elementi all'interno dell'immagine e si genera, dopodiché si genera l'immagine. Qui in alto si possono scegliere fra 4 modalità di Canvas Mode, quindi queste 4 modalità. Il motion è la generazione di un video partendo da un'immagine. Si carica un'immagine e si genera il movimento. Non c'è molto controllo, anzi direi che non c'è nessun controllo in realtà, semplicemente si può agire sulla quantità del movimento che si ottiene. L'ultima, il Real Time Generation, è la possibilità di generare un'immagine in tempo reale mentre si scrive il prompt.